Il calciomercato sta per essere rivoluzionato. Siamo in un periodo di grandissimo fermento con diverse regole a livello nazionale e internazionale che stanno cambiando già da qualche tempo in realtà, ma anche in queste ore potrebbero subire un'ulteriore innovazione molto importante. Una novità ufficiale è già arrivata e purtroppo potremmo dire che in un certo senso penalizza l'Inter perché è arrivato lo stop definitivo al famoso decreto crescita e questo rappresenta per certi versi un problema per una società come l'Inter, ma dall'altro lato secondo me può rappresentare anche una opportunità, mentre tra il regolamento sugli extracomunitari, i prestiti e anche le nuove date del mercato e non solo, ci sono tante altre cose da tenere d'occhio con grande attenzione. E allora ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti, mentre ne approfitto anche per ricordarvi la grande novità di Sport Exchange Market, il gioco completamente gratuito dove si vincono premi reali con le fanta azioni delle varie squadre di tutto dei principali campionati e non solo, perché da quest'anno c'è una grande novità, si possono anche acquistare le fantazioni di squadre che partecipano alla Champions League, all'Europa League e alla Conference League, perché anche i risultati nelle competizioni UEFA, nelle competizioni europee contribuiscono alla variazione dei prezzi delle fanta azioni. Quindi attenzione a tante opportunità che potete trovare sul mercato con squadre che appunto in Europa potrebbero fare un bel cammino, potrebbero portarvi quindi un valore aggiunto con cui andate a scalare la classifica per ottenere i tanti premi che ci sono sia mensilmente, quindi ogni mese, che soprattutto a fine stagione poi ci sono grandi premi importanti. Vi lascio quindi il link in descrizione se vi va di giocare gratis a Sport Exchange Market. Parliamo adesso di mercato e di queste novità, quindi a livello regolamentare, partendo dal decreto crescita, che è forse la cosa che interessa un po' di più ai tifosi interisti in questo momento. È stato definitivamente bocciato quindi l'emendamento che era stato presentato da Forza Italia nelle scorse settimane in Senato, un emendamento in cui si chiedeva di prorogare questo decreto crescita fino al 31 dicembre del 2027, dopo che era stata imposta la scadenza al 31 dicembre scorso. Che cosa significa quindi? Significa che non si potrà più godere quindi di questo importante sconto sulle tasse, perché a tutti gli effetti di questo si tratta, le tasse che vengono pagate sugli ingaggi dei calciatori. Quindi quello che era stato possibile fare fino al 31 dicembre scorso si voleva portare al 2027, ma invece no, non sarà più possibile farlo. Facendo un esempio caldo recente di casa Inter, l'Inter ha rinnovato ora il contratto, siamo in attesa dell'annuncio ufficiale, a Denzel Dumfries con un ingaggio da 4 milioni di euro netti che grazie al decreto crescita diventano 5,2 milioni all'ordo, circa attorno a questo ordine di grandezza, siamo nelle cifre. Se Dumfries non avesse avuto il decreto crescita avrebbe pesato quasi 8 milioni di euro lordi invece dei 5,2 attuali, giusto per farvi capire un po' la dimensione. L'Inter, ma non solo, ha fatto in questi anni dei grandi affari con questo beneficio, da Lukaku a Thuram e non soltanto, per cui quando si erano aperti degli spiragli per reintrodurre questo decreto crescita, ecco che erano cominciate anche delle fantasie importanti di mercato, ipotizzando anche grandi colpi, per esempio tra i profili in scadenza il prossimo anno, quindi grandi colpi a parametro zero nel 2025. Vi faccio vedere per esempio alcuni nomi pesanti che sono in scadenza che con quel decreto crescita potevano diventare anche aggredibili. Ecco, magari Alexander Arnold del Liverpool un po' difficile visto comunque che si viaggia a delle cifre molto alte, però chissà, col decreto crescita, pagando molto meno sulle tasse, ti puoi permettere di offrire un ingaggio sicuramente competitivo, ma c'erano anche nomi come Sané, come Salah, c'è Jonathan David dell'Lille che rimane un obiettivo anche senza decreto crescita dell'Inter, quindi attenzione a David su cui però mi risulta forte la Juventus da tenere d'occhio, però ecco con il decreto crescita l'Inter avrebbe avuto un ulteriore vantaggio competitivo rispetto magari ad un Barcellona che si potrebbe inserire in questo momento. Kimmich, Son del Tottenham, De Bruyne, Jonathan Tah, difensore dell'Leverkusen che è un nome caldo per l'Inter, col decreto crescita lo sarebbe stato forse ancora di più, ma tanti altri nomi come Boscagli del PSV Eindhoven che è stato accostato all'Inter, Messi lo teniamo da parte in questo momento, non lo consideriamo, ma giusto per farvi capire un po'
dei nomi che potevano diventare aggredibili, così sicuramente diventa un po' più difficile andarli a prendere dall'estero senza questo vantaggio. Ora, questo vantaggio non c'è più. 2 considerazioni però le voglio fare, perché io non ero così entusiasta in realtà di questo decreto crescita, lo dico sinceramente. È vero che ne abbiamo avuto dei benefici e quindi senza questo decreto crescita non avremmo avuto alcuni giocatori importanti forse, oppure ci sarebbero costati molto di più, quindi finché c'è stato questo vantaggio me lo sono preso. Però dall'altro lato dico 2 cose. La prima: pensare che il calcio italiano possa riuscire ad attrarre calciatori importanti dall'estero solo perché c'è uno sconto fiscale è una cosa un po' deludente dal mio punto di vista. Dovremmo riuscire, secondo me, a far salire il livello del calcio italiano in modo da rendere attrattivo il torneo, in modo da poter portare qui grandi campioni, ma in maniera più organica e sostenibile, non perché si pagano meno tasse, che è un po' riduttivo secondo me. Seconda cosa, un effetto collaterale del decreto crescita è stato anche l'aumento dell'acquisto di calciatori dall'estero, quindi intanto soldi del sistema calcio italiano sono usciti, per cui soldi che potevano essere investiti in Inghilterra ci tengono molto a far circolare i soldi dentro il sistema inglese. Ecco, in questo caso dall'Italia invece dei soldi delle società sono stati fatti uscire per andare a prendere giocatori dall'estero, e tante squadre, vedi il Milan per esempio, hanno preferito riempirsi di calciatori stranieri presi dall'estero, che spesso non erano più forti magari di giocatori disponibili in Italia, ma banalmente costavano di meno, e quindi è un po' una stortura che questa cosa ha portato. Per cui l'altro lato della medaglia è che senza decreto crescita magari ci possono essere delle nuove opportunità da andare a cogliere. Chiaramente non verranno cancellati i colpi dall'estero, si andranno comunque a fare, e bisogna andare a pescare dei giocatori dall'estero, chiaramente in ottica scouting è sicuramente molto importante. Però magari si ritorna a guardare con più attenzione anche al mercato interno italiano da questo momento. Visto che non ho un vantaggio fiscale nel comprare un giocatore dall'estero, compro in Italia dove i rapporti sono più stretti, i calciatori conoscono già maggiormente il campionato ed è anche un po' più semplice fare mercato con delle formule creative, diciamo, grazie anche c'è un regolamento differente nell'acquisto di giocatori in Italia o dall'estero. Quindi, per esempio, per l'Inter, finché non avremo una potenza di fuoco per grandi colpi di grande spessore, con una dirigenza che in Italia si muove molto bene, potrebbe essere un vantaggio in questo senso. Potrebbe essere un vantaggio anche per la nazionale italiana, perché potrebbe essere quasi più conveniente ad un certo punto comprare un giovane italiano anziché un giovane norvegese dalla Serie B svedese, per dire. Detto che poi i prezzi degli italiani sono sempre un po' gonfiati, ma questo è un altro tema. L'altra novità regolamentare importante, chiudendo il capitolo sul decreto crescita, non è ancora ufficiale, ma in Inghilterra ne stanno parlando tantissimo e, è un'ipotesi che sta diventando sempre più concreta. Pare infatti che le grandi società e le grandi leghe europee, stiano per raggiungere un accordo per chiudere in anticipo il mercato estivo, anticiparlo di circa 2 settimane, ovvero al 15 agosto. Quello dovrebbe essere un obiettivo concreto e vicino all'accordo, per cui, si va diciamo intanto in direzione opposta rispetto ad una proposta che aveva fatto in estate il dirigente Walter Sabatini, che avevamo commentato in una diretta che aveva scatenato una valanga di commenti. Walter Sabatini aveva proposto di tenere il mercato aperto tutto l'anno, cioè durante tutta la stagione si possono comprare e vendere giocatori di continuo. Qui si va nella direzione opposta, cioè chiudere il mercato invece prima della prima giornata di campionato. E francamente è una scelta che ha un senso dal mio punto di vista, non so cosa ne pensate voi, però le prime giornate di campionato, lo abbiamo visto in questi anni, sono delle situazioni sempre molto strane, con giocatori fuori rosa, giocatori sul mercato, alcuni distratti, alcuni che cambiano squadra e quindi affrontano 2 volte consecutivamente la stessa squadra. C'è un po' di caos nelle prime giornate. L'Inter quest'anno di fatto ha operato come se il mercato fosse chiuso il 15 agosto, perché ad agosto si è mossa sostanzialmente solo per prendere Palacios, che magari avrebbe potuto fare anche prima, ecco, in una situazione del genere. Il resto l'Inter aveva fatto in gran parte prima. Poi ci sarà la possibilità di fare cessioni comunque dove i mercati sono ancora aperti, però l'idea quindi è quella di chiudere gli acquisti, al 15 agosto. Quindi sarà sempre più importante lavorare in anticipo e programmare. L'altro effetto, stavo ragionando un po' oggi, potrebbe essere relativo al mercato di gennaio, cioè il mercato di gennaio potrebbe diventare, più rilevante rispetto a quello che è adesso, perché adesso magari
il mercato è aperto, fai le prime 2 giornate di campionato, ti rendi conto di qualcosa che non va, allora vai a intervenire negli ultimi giorni di mercato. Con invece la chiusura anticipata ad agosto, magari nelle prime 2 giornate vedi qualcosa che non va, o trovi delle soluzioni creative all'interno della rosa, oppure a gennaio magari intervieni con maggior forza. Quindi il mercato di gennaio potrebbe esserne, rivoluzionato in questo senso. Sono curioso di sapere un po' anche voi che cosa ne pensate. Nel frattempo, come vi dicevo, c'è un enorme fermento dal punto di vista dei regolamenti che non si ferma a questo, perché quest'anno in Serie A, per esempio, è cambiata la regola sugli extracomunitari, visto che ormai da 10 anni era sempre la stessa e secondo le società italiane era limitante rispetto agli altri top campionati europei. Per cui da quest'anno è possibile tesserare 2 calciatori extracomunitari, quindi non c'è un aumento del numero di extracomunitari che vengono tesserati, ma non c'è più il vincolo che c'era prima, cioè prima potevi tesserare il secondo extracomunitario solo in sostituzione di uno che andava via, quindi uno usciva e allora potevi prenderne un altro, mentre uno lo potevi prendere a prescindere. Questo vincolo adesso non c'è più, c'erano anche qua dei magheggi, un po' delle cose strane che quindi hanno un po' portato alla variazione. Ora puoi prendere 2 extracomunitari all'anno senza vincoli di sostituzione. L'Inter ha preso Palacios, quest'anno ha preso anche Taremi, su cui c'è un dibattito un po' sul passaporto, ma per quello che so io è arrivato da extracomunitario, quindi l'Inter i 2 slot li ha riempiti con Taremi e Palacios sostanzialmente. Intanto e andiamo verso la, chiusura, forse non vi siete accorti che siamo entrati anche in una nuova fase per quanto riguarda il regolamento sui prestiti, sui calciatori che si possono dare in prestito, che si possono avere in prestito. Ve l'avevo raccontato ormai 2 anni fa, è dal 2022 infatti che è stata introdotta questa limitazione per cui una squadra può avere in prestito 8 giocatori e ne può dare massimo 8, ad altre squadre. Siamo scesi poi a 7 e ad ora, si scende quindi a 6 giocatori. Quindi una squadra può avere 6 giocatori in prestito, ne può dare 6 in prestito fuori. C'è un ulteriore vincolo, ovvero che un club può avere in squadra un massimo di 3 giocatori in prestito, che arrivano da un singolo club e può dare in prestito massimo 3 giocatori ad un altro club. Questo per evitare situazioni in cui 2 squadre collegate che fanno parte della stessa proprietà magari si scambiano mezza squadra sostanzialmente. Poi l'altro, vantaggio invece diciamo c'è una scappatoia, diciamo così, nel senso che i giocatori di pari età o, inferiore ai 21 anni, quindi giocatori che hanno meno di 21 anni o al massimo 21 anni, e i giocatori che sono vivaio Inter, diciamo così, cresciuti nel vivaio del club, sono fuori da queste limitazioni, quindi non vengono conteggiati in questo numero, non rientrano in questo conteggio. È una norma che è stata introdotta per valorizzare i prodotti del settore giovanile, è stato detto, ed evitare invece dei vantaggi per le multiproprietà come quella del Manchester City che ha più club o società come il Chelsea che hanno comprato una valanga di giocatori, poi li mandano in prestito in tante squadre, soprattutto quelle con cui hanno ottimi rapporti e diventa un sistema un po' squilibrato nei confronti di società molto più ricche che possono accentrare troppi giocatori. Quindi questa novità, siamo entrati anche qua in una nuova era. Per chiudere, attenzione a cosa accadrà nelle prossime ore, proprio davvero nelle prossime ore, perché siamo vicini ad un'altra possibile sentenza storica per quanto riguarda il mercato. Stiamo parlando del caso Lassana Diarra, un nome che forse ricorderete, è un centrocampista, ex centrocampista, ormai credo abbia 39 anni, comunque ha lasciato il calcio da qualche anno e ha giocato nel Chelsea, nell'Arsenal, ha giocato soprattutto nel Real Madrid e alla fine della sua carriera anche nel PSG, quindi ha fatto una carriera anche di livello importante. C'è stata una diatriba molto lunga su questo giocatore, la facciamo breve, era andato alla Lokomotiv Mosca, un ingaggio pesantissimo, la società poi non si poteva più permettere quell'ingaggio lì, c'è stato un caos per cui è finito fuori rosa, ma ufficialmente senza delle comunicazioni scritte, quindi siamo entrati lì in una zona molto grigia su cui si è aperto un caso legale, una disputa legale molto importante. È stato rescisso il contratto, è rimasto svincolato e quindi è andato a cercare un'altra squadra, ma qui si è creato un caos perché la società Lokomotiv pretendeva un indennizzo e questo ha bloccato il trasferimento allo Charleroi, credo, una squadra belga in cui stava andando, è stato bloccato dalla FIFA a causa di questa pendenza e quindi Diarra ha di fatto perso un anno di carriera. Ha fatto poi causa alla FIFA e qui si sta aprendo uno scenario molto molto importante perché
Diarra aveva un contenzioso con la Lokomotiv, ma ufficialmente era senza contratto, quindi quella cosa doveva riguardare Lokomotiv e Diarra, punto. Non un club che vuole tesserare Diarra, che è senza contratto. Per cui Diarra ha fatto causa alla FIFA su questo aspetto. C'è di mezzo ancora il famoso avvocato belga Dupont, credo, di aver pronunciato bene il nome, che è l'avvocato della storica sentenza Bosman e più di recente della sentenza sulla Superlega che nei prossimi anni porterà ad una rivoluzione del calcio. Questa regola della FIFA, quindi per cui il club che avrebbe voluto tesserare Diarra, diventava, corresponsabile, diciamo così, della pendenza di Diarra con il club con cui ha, questa pendenza, sembra essere in contrasto con delle direttive europee, per cui nelle prossime ore è attesa una sentenza su questa vicenda che va avanti da diversi anni, che porterà poi, dovesse essere accolta questa sentenza come sembra trapelare, porterà ad un cambiamento automaticamente di questa regola nella FIFA, almeno per quanto riguarda poi il regolamento nei paesi dell'Unione Europea. Vedremo, stiamo attenti, quindi è un'altra possibile variazione che ci rende ancora più chiaro come ci stiamo trovando all'interno di un momento di, grande rivoluzione tra, le nuove competizioni, i regolamenti e non solo. È un momento di grande fermento per il calcio, dovuto sicuramente alla necessità di innovarsi, la crescita di altri sport e altre forme di intrattenimento che impone di fare delle riflessioni attorno a questo sport che ha una posizione di dominio al momento sugli altri, ma non è scolpita nella pietra. Nessuno ti garantisce di rimanere il principale sport al mondo e quindi bisogna lavorare assolutamente per continuare a far crescerlo. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi di queste novità, di questi regolamenti e di queste rivoluzioni del calcio e del calciomercato. Vi aspetto nei commenti, vi aspetto nel club di Passione Inter dove questi temi li approfondiamo nelle nostre chiacchierate con la grande community che abbiamo con interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.